Dal Vangelo secondo Matteo. Una buona domenica a tutti. C'è una frase di Gesù che tutti conoscono e che anche noi abbiamo sentito ripetere un'infinità di volte, di solito a sproposito, che è questa: date a Cesare quel che è di Cesare. L'abbiamo sentita ripetere da coloro che difendono la laicità dello Stato e dicono la Chiesa non si deve intromettere in faccende politiche. Difatti Gesù ha raccomandato di dare a Cesare ciò che è di Cesare. Loro hanno ragione a difendere la laicità dello Stato, ma non devono citare questa frase che ha un altro significato. E poi la citano anche le autorità religiose per dire a coloro che governano dovete rispettare i diritti dei credenti, e citano la seconda parte della frase di Gesù che ha detto di dare a Dio ciò che è di Dio. Loro hanno ragione a difendere i diritti dei credenti, ma non devono citare questa frase di Gesù che ha un altro significato che noi cercheremo di cogliere. Viene citata poi anche banalmente da chi richiede qualcosa dicendo dà a Cesare ciò che è di Cesare. Bene, vediamo di ambientare l'episodio in cui Gesù l'ha pronunciata. Si trova a Gerusalemme già da qualche giorno e ha subito avuto delle dispute molto accese con i capi religiosi, sommi sacerdoti, gli scribi, gli anziani. Ha anche cacciato i commercianti del Tempio, quindi ha toccato nel vivo la casta sacerdotale che gestiva tutto questo commercio nel Tempio e attorno al Tempio. Ma soprattutto ha messo in causa la stessa ragione di esistere di questa casta sacerdotale. Per quale ragione? Perché il popolo semplice ricorreva ai sacerdoti del Tempio, che erano i mediatori presso Dio delle offerte che loro facevano a Dio, sacrifici, incensi, olocausti, preghiere, canti. E così il Signore concedeva i suoi benefici, passando attraverso i sacerdoti. Arriva Gesù, il quale dice che il Signore concede i suoi benefici a tutti, gratuitamente, anche a coloro che non gli offrono nulla, perché il suo amore è gratuito e incondizionato. La casta sacerdotale si è sentita messo in causa il prestigio che loro godevano presso la gente semplice che si inchinava davanti a loro, baciamani, genuflessioni, onorificenze, e poi è stata messa in causa anche la fonte del loro reddito. Che cosa hanno fatto? Hanno detto consultiamoci per trovare il modo di togliere di mezzo questo Gesù di Nazaret. Altrimenti non ha più ragione di esistere la nostra professione di sacerdoti e leviti. E per comprendere adesso che cosa hanno fatto, perché hanno pensato di tendere un tranello molto ben orchestrato per togliere di mezzo questo Gesù di Nazaret. E per capire che cosa hanno orchestrato, dobbiamo rifarci anche tener presente la situazione politica della Palestina, che al tempo di Gesù era una parte di una provincia romana. Era sottomessa quindi al secondo degli imperatori, Tiberio. Lo vedete insieme con sua madre, Livia, la terza sposa del primo degli imperatori, Cesare Augusto. Era stata lei, che non era molto amata da suo figlio, era stata lei a ottenere che fosse adottato e quindi diventasse imperatore dopo Ottaviano. Qual era la situazione politica in quel tempo? C'erano state delle rivolte sedate subito nel sangue con crocifissioni dei ribelli. Ne viene ricordata una negli Atti degli Apostoli, quella di Giuda il Galileo,
era avvenuta al tempo del censimento di Quirinio, quindi quando Gesù aveva una dozzina d'anni, soffocata nel sangue. Durante la vita pubblica di Gesù, però, la situazione politica era tranquilla, anche se qualche volta sentite dire che c'erano gli zeloti che sobillavano continuamente il popolo. No, gli zeloti arrivano qualche decennio dopo. Al tempo di Gesù la situazione era tranquilla, però si viveva sottomessi a Roma in una condizione di grande sofferenza, perché c'erano tasse pesantissime. C'erano tasse sulle proprietà terriere, sugli edifici, su ogni transazione si pagava l'1%, poi c'era l'imposta sulle varie professioni, non è che uno poteva fare il calzolaio così per conto proprio, doveva pagare, oppure andare a pescare sul lago di Galilea, bisognava pagare, poi c'erano i pedaggi sulle strade per tutto ciò che si trasportava. Si calcola che il 50% degli utili finisse in tasse. Ma c'era una tassa che era la più odiata di tutte, ed è quella di cui parla il brano evangelico di oggi, che era chiamata in latino tributum capitis, il testatico, cioè la testa. Ogni persona doveva pagare un denaro annuo. Le donne cominciavano a pagarlo a 12 anni. Gli uomini a 14 fino a 65 anni. Era l'equivalente della paga di una giornata di lavoro. È a questa tassa che fa riferimento il brano evangelico di oggi. Naturalmente, contestare il pagamento delle tasse era la cosa più pericolosa, perché si veniva subito accusati di sedizione. E difatti tra le altre accuse che vengono presentate a Pilato contro Gesù ci sarà anche questa: lui incita a non pagare i tributi a Cesare. Bene, è in questo contesto che la casta sacerdotale, tutti questi nemici che vogliono togliere di mezzo Gesù, si riuniscono per tendergli un tranello. Sentiamo. I farisei tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai suggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di a noi il tuo parere. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Abbiamo visto entrare in scena due gruppi di avversari di Gesù, i farisei e gli erodiani. Gli erodiani compaiono quasi mai nei Vangeli, i farisei invece li conosciamo molto bene perché compaiono continuamente. Questi due gruppi, che adesso si alleano, si trovavano su posizioni opposte, sia dal punto di vista religioso che dal punto di vista politico. I farisei erano persone pie, rigorosi nella morale, osservanti delle tradizioni, persone religiose, e dal punto di vista politico ritenevano che anche la sola presenza dei romani in Palestina costituisse una profanazione della Terra Santa, perché erano dei pagani idolatri che conducevano una vita immorale. E allora dare appoggio agli occupanti romani, soprattutto poi raccogliere le tasse per loro, era ritenuto addirittura un'empietà, un grave peccato, perché il pio israelita è servo di un unico re, di un unico Signore, il suo unico Dio. Gli erodiani si trovavano esattamente sulla sponda opposta. Erano i simpatizzanti di Erode Antipa,
uno dei figli di Erode il Grande, che aveva ereditato una parte del suo regno. A lui era stata data la Galilea e la Perea. Questo Erode Antipa quindi governava proprio la terra dove è vissuto Gesù. È stato anche invitato Gesù ad andarlo a trovare e lui ha detto: andate a riferire a quella volpe. Volpe non significa come da noi furbo, no. Nel linguaggio della cultura semitica indica una persona senza personalità, un fantoccio. Succube dell'imperatore Tiberio. Difatti, ma un po' tutta la famiglia di questi erodiani era gente che non vedeva l'ora di fare degli inchini all'imperatore di Roma. Erode Antipa, quando ha lasciato Seforis e ha voluto costruirsi una nuova capitale sul lago di Galilea, il lago di Kinneret, ha costruito la nuova capitale, l'ha chiamata Tiberiade, un inchino a Tiberio, e anche il lago, che era il lago di Kinneret, lago di Genezaret, lago di Galilea, è stato chiamato lago di Tiberiade, mare di Tiberiade. Suo fratello stessi inchini, quando Filippo ha costruito la sua capitale là alle sorgenti del Giordano, come l'ha chiamata? Cesarea. C'era già un'altra Cesarea costruita da suo padre lungo il Mediterraneo e quella là alle sorgenti del Giordano l'ha chiamata Cesarea di Filippo. Bene, questa era la situazione politica degli erodiani, simpatizzanti dei romani, collaborazionisti. Adesso, se questi due gruppi che si trovano su posizioni opposte si alleano contro Gesù, vuol dire che erano infastiditi al punto da non poterne più, volevano toglierlo di mezzo. E che cosa hanno fatto? Hanno inviato i loro discepoli. Nella risposta che Gesù darà a questi loro discepoli noi capiremo la ragione per cui questi due gruppi si sono alleati. E quando arrivano, difatti, questi discepoli degli erodiani e dei farisei non pongono subito a Gesù la domanda cruciale, ma cominciano con una lunga premessa, cominciano a fare un elogio. Maestro, noi sappiamo che sei veritiero, insegni la via di Dio secondo la verità, non hai soggezione di nessuno, non guardi in faccia a nessuno, tu dici proprio quello che pensi. Come mai fanno questo elogio, che è il più bello che noi troviamo nei Vangeli? Nessuno ha mai elogiato Gesù così. Loro lo hanno fatto per mettere Gesù molto alle strette, cioè per dire: siccome sei una persona che non ha paura di dire la verità, vogliamo sapere da te, solo con una risposta o sì o no alla domanda che noi adesso ti facciamo. Lo vogliono costringere quindi a esporsi, perché se lui comincia a fare dei ragionamenti, allora comincia a svicolare. Loro vogliono un sì o un no. Tu che sei una persona leale, non hai paura di nessuno, di sì o no alla domanda che ti facciamo, che è questa: è lecito o no pagare il tributo a Cesare? E l'insidia è stata studiata davvero bene, perché qualunque risposta Gesù dia, sia che dica sì o che dica no, lui si mette nei guai. Perché? Perché se dice di pagare le tasse, allora sei amico dei romani, sei un collaborazionista e tu perdi la simpatia del popolo. Se dici no, la cosa è ancora peggiore, perché allora sei un sovversivo antiromano, ti accusano immediatamente e per te è finita. Sentiamo che cosa risponde Gesù. Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: Ipocriti, perché volete mettermi alla prova?
Prendendo spunto dal brano evangelico di oggi, credo che molti predicatori durante l'omelia richiameranno il dovere di pagare le tasse. E fanno bene, perché ogni tanto questo richiamo va fatto anche ai cristiani, che devono essere dei cittadini esemplari. Su questo punto noi viviamo in società, non viviamo isolati per conto nostro, dobbiamo rapportarci con gli altri e qualcuno questa società la deve organizzare e conforme alle proprie possibilità è un dovere morale di collaborare. Non c'è quindi ragione che giustifichi l'evasione fiscale, il furto dei beni dello Stato. Tuttavia, il dovere di pagare le tasse non riguarda il brano evangelico di oggi. Semmai ne parlano altri testi del Nuovo Testamento, per esempio il capitolo 13 della lettera ai Romani raccomanda proprio di pagare le tasse, è un dovere. E quando Paolo scrive questa lettera ai Romani, chi comanda a Roma è l'imperatore Nerone, è all'inizio del suo regno, è ventenne e quando ha cominciato a governare era clemente e moderato. Però Paolo mette un principio che è fuori discussione, dice: è necessario stare sottomessi all'autorità costituita, non solo per timore della punizione, ma per un dovere di coscienza. Per questo bisogna pagare le tasse, rendere a ciascuno ciò che gli è dovuto, le tasse a chi deve riscuoterle, l'imposta a chi riscuote l'imposta, il timore a chi è dovuto il timore, il rispetto a chi è dovuto il rispetto. Bene, questo richiamo quindi è presente nel Nuovo Testamento, ma non riguarda il brano evangelico di oggi. Entriamo allora adesso nella risposta che Gesù dà. E prima di rispondere alla domanda, lui fa una breve premessa e dice ai suoi interlocutori: guardate che non sono scemo, mi sono accorto che state tendendomi un tranello, ma non ho alcuna intenzione di rispondere in modo evasivo, volutamente enigmatico, come fanno spesso i politici quando non si vogliono esporre, allora danno delle risposte molto vaghe che ognuno interpreta come preferisce, poi smentiscono, dicono di essere stati fraintesi. Tutt'altro. Gesù vuole essere molto chiaro. Il problema però, dicevo, non è quello di pagare le tasse, ma se è lecito o no usare quel denaro lì che è impuro. Per quale ragione è impuro? Perché ha l'effigie di un Signore che non è il Dio di Israele. Pagare il tributo significa riconoscere come re quell'effigie che c'è lì sopra, e l'effigie, come vedremo, è quella di Tiberio, e anche l'iscrizione è quella di Tiberio. Ma per un pio israelita l'unico re che lui riconosce è il Dio di Israele. Sentiamo allora che cosa chiede Gesù adesso ai suoi interlocutori. Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi gli presentarono un denaro. Gesù domandò loro: questa immagine e l'iscrizione di chi sono? Gli risposero: di Cesare. Se Gesù chiede la moneta ai suoi interlocutori vuol dire che lui non ce l'ha. Se loro invece la tirano fuori, significa che la utilizzano normalmente, la ricevono per le loro prestazioni e quando vanno al mercato a comprare i prodotti impiegano questa moneta. Si fanno scrupoli solo quando c'è da pagare la moneta del tributo a Cesare. A questi interlocutori Gesù chiede due cose: di chi è l'immagine che c'è su questa moneta e di chi è l'iscrizione. E loro rispondono: di Cesare. Esaminiamo la moneta del tributo che ho posto sullo sfondo. A un pio giudeo questa moneta desta ripugnanza solo a vederla. Per quale ragione?
Perché nell'Antico Testamento, nel Deuteronomio, il capitolo 20 del libro dell'Esodo, dove vengono presentati i 10 comandamenti, le 10 parole, la prima di queste 10 parole è questa: tu non ti farai immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo. Tutti i popoli dell'antico Medio Oriente si facevano le immagini del dio Sole, del dio Luna, della stella del mattino Ishtar. Tu, Israele, non ti farai alcuna immagine di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è qua giù sulla terra. Il dio grano che era adorato là in Mesopotamia. No, non ti farai alcuna immagine né di quanto è nelle acque, né di quanto è sottoterra. È severamente proibito agli israeliti farsi delle immagini. La ragione è il pericolo che diventino poi degli idoli di fronte ai quali si prostrano per rendere culto, come fanno i pagani. E il Dio di Israele è un Dio geloso, non vuole che ci siano degli idoli che rubano il cuore degli israeliti, che deve essere legato totalmente a Lui, con tutto il cuore deve essere adorato il Dio di Israele. Vediamolo, questo denaro coniato da Tiberio. È una celebrazione della idolatria. Su un lato ha la raffigurazione dell'imperatore di Roma, questa è l'immagine, e poi c'è l'iscrizione anche, c'è scritto Tiberio Cesare, figlio Augusto del divino Augusto, Ottaviano naturalmente. Poi sul retro c'è scritto Pontifex Maximus, sommo pontefice, con l'immagine di una donna seduta, che è il simbolo della pace, forse è Livia, la mamma di Tiberio. E sono ritratti lui come Giove, lei come Giunone. Il Pio Giudeo, quando vede questa moneta, si trova di fronte a una conclamata idolatria. Notiamo, dove ha posto Tiberio la sua effigie? Accenno subito. Dove ha posto Dio la sua effigie? Questo lo vediamo dopo. Ma Tiberio, dove ha posto la sua effigie? Sul denaro. Vuoi sapere che faccia ha Tiberio? Tu devi guardare al denaro. Vuoi sapere chi è Tiberio? Guarda al denaro. Concentrati sul denaro. Tiberio è il rappresentante in terra, è il sommo pontefice del culto reso al denaro. È lui che organizza questa religione del denaro. È l'idolo che tutti adorano nell'impero romano. E Gesù, lo sappiamo, ha messo in contrapposizione inconciliabile il culto al vero Dio con il culto al denaro. E su quella moneta c'è l'effigie del sommo pontefice di questa religione che venera il denaro. Al mondo nessuno è ateo. Nella Bibbia non si ha paura dell'ateismo. Il pericolo è un altro, è l'idolatria. Perché nessuno è ateo, tutti hanno il loro Dio, cioè hanno qualcuno o qualcosa che costituisce il punto di riferimento di tutti i pensieri, di tutte le decisioni, di tutte le scelte. Se questo Dio è il Dio di Gesù di Nazareth, questo Dio ti suggerirà continuamente a chi tu puoi fare del bene. Se invece i tuoi dei sono il successo, la carriera, il denaro, saranno loro a indicarti ciò che devi fare, le amicizie che devi coltivare, le furbizie cui ricorrere, chi devi adulare perché ti può dare un aiuto. Naturalmente ogni Dio fa anche le sue promesse ai devoti e sappiamo che il Dio denaro promette tanto e mantiene anche. Mantiene, e per questo lui ha tanti adoratori. Ma fa attenzione, perché
il denaro dà anche ordini che sono contro l'uomo. Il denaro ti può anche dire sfrutta anche i bambini. Il denaro ti può dire uccidi, ti può dire fai guerre, ti può dire commetti ingiustizie e lo devi adorare. Allora lui mantiene le promesse. Ecco, Tiberio ha messo la sua effigie, la sua immagine sul denaro, è il sommo pontefice di coloro che adorano questo Dio. È su questo culto disumanizzante che Gesù vuole concentrare l'attenzione, non sul pagamento delle tasse, che è fuori discussione. Su quel denaro, con quell'effigie, con quell'iscrizione, c'è tutta la filosofia che orienta la vita e le scelte di tutti gli abitanti dell'impero, che è sottomesso a Tiberio, che è il sommo sacerdote di questa religione. E adesso, che fare di quel denaro e di quella filosofia che è impressa su quel denaro? Adesso Gesù ce lo dice, sentiamo. Allora Gesù disse loro: restituite a Cesare quello che è di Cesare. Gli inviati dei farisei e degli erodiani avevano posto a Gesù la domanda: è lecito dare il tributo a Cesare? E Gesù ha risposto: restituite a Cesare ciò che è di Cesare. Non ha detto date a Cesare ciò che è di Cesare. Restituite, il verbo greco è apodidomi ed è importante. Questo verbo impiegato da Gesù, restituite a Cesare ciò che è di Cesare. Ci chiediamo allora, di che cosa si sono impossessati gli israeliti e che non è roba loro, è di Cesare, ridategliela indietro. Alla radice del problema, dice Gesù, è che voi siete degli ipocriti. Riflettete, voi vi fate scrupolo ad usare un pezzo di metallo, perché c'è un'iscrizione e c'è un'effigie. E poi vi fate scrupolo solo quando c'è da pagare il tributo, quando invece andate al mercato lì non vi fate scrupoli, ma questo è un altro discorso. Il problema vero qual è? Non è la moneta materiale che è diabolica è la filosofia che c'è dietro quell'effigie e quell'iscrizione, una filosofia pagana dell'uso del denaro. E voi, senza che ve ne siate accorti, avete assimilato questa concezione pagana dell'uso del denaro. È su questo che dovete riflettere. Nell'impero romano si rende culto al denaro. E questo è il Dio adorato da tutti. E questo Dio pone l'uomo a proprio servizio. La schiavitù, sulla quale si regge l'economia di tutto l'impero. 20% della popolazione dell'impero è schiava. Da che cosa deriva la schiavitù? Dal culto al denaro. In una società guidata da un imperatore che imprime il proprio volto sul denaro, chi è che conta? Colui che ha il denaro, colui che produce denaro. Chi non ha denaro non è nessuno. Il proverbio latino che circola nell'impero: homo sine pecunia imago est mortis. Colui che non ha denaro è l'immagine della morte, cioè da lui si sta alla larga come si sta alla larga dalla morte. Dove si adora il denaro, il povero quanto vale? Lo dice il profeta Amos, come un paio di sandali, e Gesù, meno di una pecora vale. Ipocriti. Prendete coscienza che voi siete diventati pagani. Questo è il problema vero. Avete il cuore inquinato dal culto all'antidio. Cosa dice Gesù?
restituite a Cesare questa filosofia, questo idolo. L'ha introdotto lui in Israele, non appartiene all'identità spirituale dei figli di Abramo. Mantenete la vostra purezza di popolo consacrato all'unico Dio e restituite al pagano Cesare la sua religione idolatrica. Andate al cuore del problema, non siate ipocriti, un pezzo di metallo vale l'altro. Ciò che vi deve ripugnare è la filosofia disumana che c'è dietro quell'effigie. È questa filosofia che va rigettata e restituita a Tiberio e a chi pratica la sua religione, quella di cui lui si proclama sommo sacerdote. E a questo punto Gesù non si ferma, introduce un'altra restituzione che deve essere fatta. Sentiamo a chi. E restituite a Dio quello che è di Dio. Per Gesù quindi c'è un qualcosa che appartiene a Dio, che gli è stato sottratto e gli va restituito. Che cosa? Il discorso verte sempre sull'immagine e sull'iscrizione. Dov'è che Tiberio ha posto la propria immagine e la propria iscrizione? Sul denaro. Ed è da lì che è nato il culto a questo idolo. Dov'è che Dio ha posto la propria immagine e la propria iscrizione? La risposta tutti la conoscono, perché conoscono il libro della Genesi, dove si dice che è sull'uomo che Dio ha posto la propria immagine. Si racconta di Rabbi Hillel, che è un celeberrimo rabbino vissuto una generazione prima di quella di Gesù. Un giorno, al termine della lezione, i discepoli gli hanno detto: Rabbì, dov'è che vai adesso? E lui rispose: vado ad adempiere una mitzvah, cioè un precetto. Quale precetto tu vai ad adempiere? E lui rispose: vado a fare il bagno. I discepoli, meravigliati, hanno chiesto: ma noi non abbiamo mai sentito che fra le mitzvot ci sia anche il precetto di fare il bagno. E Rabbi Hillel ha continuato: vedete, quando voi andate nei teatri o nei circhi, vedete che ci sono le immagini, le statue dei re, e sono ben curate, vengono lavate, protette, onorate, e coloro che svolgono questo servizio sono pagati. Perché? Perché queste immagini sono da rispettare come se fossero dei personaggi nobili del regno. Quanto più noi, che siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, dovremo prenderci cura e lavare noi stessi per onorare il Creatore di cui siamo immagine. Questo racconto era notissimo al tempo di Gesù e probabilmente veniva raccontato a tutti i bambini proprio per prendere coscienza di ciò che dice il libro della Genesi. L'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Dio non vuole altre immagini, perché l'immagine se l'è già fatta a Lui. E guardando all'uomo che noi possiamo comprendere chi è il suo Signore. E poi su chi Dio ha posto l'iscrizione, su chi ha posto il suo nome. Ce lo dice l'Antico Testamento: su di voi israeliti io ho posto il mio nome. È sempre sull'uomo che Dio ha posto la sua iscrizione. Ma anche nel Nuovo Testamento, al capitolo 14 dell'Apocalisse, si dice che gli eletti portavano scritto sulla loro fronte il nome dell'agnello e il nome del Padre suo. Ecco chi deve essere restituito a Dio: l'uomo, del quale i tiranni, i faraoni, i superuomini si sono impossessati. Va restituito a Dio. Gesù ha davanti a sé come interlocutori gli erodiani, e loro hanno sottratto l'uomo a Dio. Perché?
sono dei collaborazionisti del potere dispotico di Tiberio, che ha servito l'uomo, si è impossessato dell'uomo. Nel regno di Tiberio si sfrutta, si schiavizza, si umilia l'uomo, va restituito a Dio. Dove ci sono dei superuomini che per costruire il loro potere e i loro regni si ergono come dei e schiavizzano l'uomo, costoro sono chiamati a restituire l'uomo all'unico Signore che è Dio. Raccontavano i rabbini del tempo di Gesù che quando costruivano la torre di Babele, se cadeva un uomo, va bene, uno è caduto, ma quando si rompeva un mattone, tutti scoppiavano a piangere. Un mattone valeva più dell'uomo. Ecco, dove c'è il potere, il dominio, coloro che vogliono essere dei superuomini, l'uomo viene schiavizzato, conta meno di un mattone. I faraoni non possono asservire l'uomo, possono usare i cavalli, i carri, i buoi, ma non asservire l'uomo. Ecco ciò che Gesù chiede: restituite a Dio l'uomo, voi che lo avete schiavizzato. Ma anche i farisei devono restituire l'uomo al vero Dio. Perché? Perché loro hanno consegnato l'uomo a un idolo, quell'idolo che concede i suoi favori a chi gli offre sacrifici, offerte, preghiere, olocausti. Non è il vero Dio. Voi dovete restituire al vero Dio l'uomo, non all'idolo che vi siete inventati voi. E a queste parole conclude dicendo il testo: i suoi interlocutori sono rimasti stupiti, meravigliati, si sono allontanati e lo hanno lasciato. Ecco, questo racconto non sta parlando del dovere di pagare le tasse, no, sta dicendo l'uomo non va servito al denaro e al potere, l'uomo appartiene solo a Dio e va restituito al suo unico Signore. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.